3 motivi per cui chiudere una relazione. Mi rendo conto che è un argomento, doloroso, ma a mio avviso va affrontato con un attimino di calma e di logica. Allora, perché chiudere una relazione? Prima di tutto perché non siamo felici o soddisfatti. È molto basica come considerazione, ma se vi rendete conto è il reale motivo per cui a un certo punto chiudiamo una relazione. In questa relazione non siamo più felici, non siamo più soddisfatti. Anche tante persone che cercano relazioni extraconiugali è sempre comunque per non affrontare questo tema della infelicità all'interno della coppia. Soprattutto se in questa coppia e per un lungo tempo magari siamo stati molto felici e quindi, l'affrontare la sensazione attuale di infelicità ci riesce molto difficile e pensiamo spesso che sia un qualcosa di transitorio. Potrebbe essere, parliamone con il partner, con la partner, ma è chiaro che se questa sensazione perdura o addirittura peggiora, ecco questo è il nucleo principale per cui, forse dovremmo iniziare a ragionare in un modo sereno e tranquillo di porre fine a questa relazione, perché spesso le relazioni hanno un tempo. Questo non significa partire con l'idea che finirà, va vissuta giorno per giorno in pienezza, ma nel cambiamento capire che se questo cambiamento non è arginabile o non diventa un qualcosa di positivo per la coppia, è sano e corretto chiudere un qualcosa che non ci fa stare bene. I conflitti irrisolti, sia il fatto di litigare più o meno frequentemente con il nostro partner o la nostra partner, questo potrebbe essere una modalità di comunicazione che abbiamo sempre avuto. Allora, a questo punto facciamoci una domanda se non è il caso di creare un'altra modalità di discussione, di comunicazione. Perché? Perché potrebbe essere che siamo caratteri un po' schivi, un po' timidi, per cui riusciamo a dire quello che pensiamo solo sotto pressione. Quindi nella litigata ci sono coppie che stanno insieme una vita, fondamentalmente stanno anche molto bene, ma in cui il sistema comunicativo è questo, della lite o comunque del tono alto. Quindi ragioniamo se siamo questo tipo di coppia e se forse appunto questa comunicazione non può essere un pelino più calibrata. Se non siamo questo tipo di coppia e recentemente abbiamo iniziato a litigare, a discutere, soprattutto anche, questo è un segnale a cui fare estremamente attenzione, a rinfacciarsi cose poi tra l'altro dei tempi di Noè, quindi perché tu all'inizio, perché questo, perché quello, allora vuol dire che parte di questo disagio era latente all'interno della coppia. Fino a questo momento le parti buone del rapporto erano un 90-85%, adesso decrescendo le parti che noi sentiamo come buone, come cementanti della coppia, emerge tutta la parte di rabbia, di tristezza, di non empatia e di non comunicazione. Quindi, ripeto, è il segnale visibile di un disagio. Se vediamo che la nostra coppia inizia a viaggiare su questi binari, ecco, gioie belle, sicuro, sicuro che un problema c'è. Ne parliamo, si cerca di risolverlo, ma se persiste, ecco, teniamo buono questo tipo di segnali perché è abbastanza inequivocabile. Ultimo segnale che non ha necessariamente a che fare con il partner è la mancanza di crescita personale e la stagnazione nel rapporto. Che tutti i rapporti nel tempo diventino un pochino abitudinari è gioco forza. Quindi il consiglio è cercate di tenere vivo, dialogante, allegro, propositivo il vostro rapporto. Se però vi rendete conto che magari voi siete in un momento di forte evoluzione della vostra vita e il vostro partner in realtà fa freno a tutto questo perché non vuole cambiare lui o lei, perché
gli va bene il rapporto così com'è, per 100 ragioni, e voi sentite che state evolvendo, ma soprattutto che volete evolvere, che volete altro, che lo volete in un altro modo, ecco, può essere che la persona che abbiamo di fianco sia stata la persona giusta, perfetta, che ci ha fatto crescere per il periodo in cui siamo stati assieme. Diventa difficoltoso lasciare un partner di questo tipo, soprattutto se il rapporto è di lunga data, cioè se grossa parte del nostro cambiamento e della nostra evoluzione ha avuto di fianco e ha a che fare con questa persona. E quindi chiaramente una parte di noi, nell'evolvere autonomamente, si sentirà probabilmente un pochino tra il perso e l'euforico, quindi un pochino persa e rallenterà questo cambiamento, un pochino euforica e lo accelererà, magari facendo anche un pochino di danni, ok? Quindi attenzione anche a questa parte, cercare di calibrare questo cambiamento, perché comunque abbiamo di fronte una persona che è stata e probabilmente in parte sarà ancora parte della nostra vita, quindi cerchiamo di non ferire il prossimo, perché ricordatevi che nel momento in cui feriamo un'altra persona, in parte feriamo noi stessi e siamo più deboli anche noi stessi. Teniamo a mente questi 3 motivi per cui, pur con sforzo e con dolore, ma forse è il caso di finire una storia, quindi la mancanza di felicità, i conflitti costanti e la mancanza di crescita personale. Spero che il video vi sia stato utile e se avete esperienze personali mi fa veramente piacere che le condividiate nei commenti, in modo da magari aiutare qualcuno che è in questa fase di passaggio. Se vi siete iscritti al canale, grazie mille, grazie per i like e chiaramente per i commenti. Un abbraccio.